Quando sono ripartito dal Brenta mi è successo il vero primo inconveniente. Infatti poco dopo essere partito sono cascato sullo sterrato. Tirare su la mia moto sullo sterrato non era molto facile, ma fortunatamente c'era vicino delle persone che mi hanno dato quasi immediatamente una mano. Devo dire che con la stanchezza che avevo dalla camminata del giorno precedente non so se sarei riuscito a tirarla su facilmente. Voglio dare un consiglio su questo tipo di viaggi. Calcolate bene il peso della vostra moto non quando va ma quando è ferma, perché non importa quanto siete forti, ma non saprete mai in questo tipo di viaggio in che situazione vi troverete, sia situazione ambientale o della strada, sia situazione fisica. Questo ovviamente è solo il mio consiglio, anche se devo dire che nel mio caso, per esempio, la mia moto pesa davvero tanto, ma io non l'ho scelta da zero per questo viaggio, ma ho scelto quella moto perché ci sono particolarmente affezionato e per me aveva senso fare questo viaggio solo con quella moto, altrimenti sicuramente avrei scelto un altro tipo di moto. Rialzata la moto sono andato verso il passo del Tonale, ho raggiunto il passo del Tonale, sono stato lì una decina di minuti e poi sono ripartito, ho preso un bel acquazzone e poi mi sono fermato a Poggi Ridenti, dove ho scelto di andare in campeggio e di rimanere lì un giorno perché avevo bisogno di asciugare un po' l'attrezzatura, di ricaricare le batterie della macchina fotografica, della GoPro, e avevo bisogno anche di scaricare i video. Quindi sono rimasto lì un giorno e sono ripartito il giorno successivo. La giornata di oggi doveva essere col sole, però il meteo si è sbagliato abbondantemente perché ha un pochino più viscolato e ora è completamente nero, guardate un po'. Quindi ovviamente abbiamo tolto tutto in fretta e furia e ci siamo messi nella situazione di dover girare con l'impermeabile oggi. Quindi niente, ora vado a asciugare meglio i pantaloni da moto che sono rimasti umidi e quindi non me li posso mettere. In questo momento sono con dei jeans, ma non mi sembra il caso di guidare fino a lassù in jeans. Quindi niente, da Poggi Ridenti è tutto e a tra po'. Come si può vedere dal mio abbigliamento è andato tutto fuori programma, quindi andiamo ora verso il ghiacciaio Pellaria, conciati come un palombaro. A dopo.
Da Assondrio ho iniziato a salire per andare verso Lanzada e poi un paesino che si chiama Francia. Ovviamente il tempo, come potete vedere dalle immagini, non era dei migliori e quindi mi sono fermato davanti, vicino a un hotel bar. Ho trovato uno spiazzo nel bosco, mi sono fermato lì sperando che il giorno dopo il tempo migliorasse. Anche per questa volta è tutto. Se volete sapere se il tempo è migliorato rimanete qua sul canale e come al solito vi auguro buona strada a tutti e vi aspetto nel prossimo episodio.